Ehi, sono Tiranno Matto, ben ritrovati qui sul mio canale Dritto al Sodo. Oggi Total War Warhammer 3 strategico, che già conoscerete perché immagino sarete qui per questo, è uscita la patch 6.1. Queste sono le impostazioni della difficoltà per questa miniserie che vuole essere una sfida prima di tutto alla fazione di Kislev, dati i suoi cambiamenti. Giocherò infatti molto più di 10 turni della zarina Catarina, facendo però parecchi tagli ed edit, cioè non vedremo ogni singola battaglia e cercherò di mostrarvi per lo più tutti i cambiamenti all'interno di questo rework, comprensivi delle meccaniche di fazione, i bonus ai personaggi e tutti i vari fix riguardanti Kislev. Velocissimamente direi di affrontare le tecnologie. Sono cambiate, sono estremamente simili a quelle dei nani del caos e dei nani. In generale stanno cercando di mettere tutti gli alberi tecnologici in un formato più moderno e più utile anche alla lettura. Infatti la divisione per tipologie di ricerca secondo me è un'idea ottima. Sto cercando di vedere perché alcune cose sono molto simili al passato e vorrei più che altro trovare, come dico sempre, la crescita. Eccola qua, e conservazione a freddo. Allora, secondo me la crescita subito va pompata prima di qualsiasi altra caratteristica e bonus all'interno di una provincia. Il primissimo cambiamento che salta subito all'occhio è che non abbiamo più la devozione come risorsa, ma abbiamo i benefici di corte di ghiaccio e ortodossia, perché la devozione è andata a sostituire l'ordine pubblico come risorsa che può essere spesa all'interno delle province stesse, con le invocazioni provinciali, che sono praticamente le invocazioni di prima, quasi. Per esempio Daz adesso sembra essere un pochino differente, cioè serve per completare istantaneamente un turno della costruzione, cioè decurtare dal timer un turno piuttosto che dare un bonus agli introiti. Abbiamo però Thor che rimane comunque molto forte per quanto riguarda i buff in battaglia e darà temporale di Thorsen, che è una spell in tutta la regione. Sembra carina, con danni esplosivi e penetranti. Interessante. Saliak, crescita. Fortissima. Questa è fortissima, sempre per il discorso di qui prima. E reintegro istantaneo di tutte le unità in guarnigione. E Ursun andrà ad invocare la tempesta, questo uguale a prima. Però c'è una novità, un'altra novità. L'invocazione adesso può essere applicata anche sull'esercito, con effetti differenti, utilizzando la devozione della provincia in cui l'esercito è presente. Potremmo infatti darci più movement di mappa, un'abilità dell'esercito e forza dell'arma per gli orsi con Ursun, attacchi magici, abilità ira dell'orso che era quella precedente, se vi ricordate, di Thor, attacco corpo a corpo più 8. Saliak permette di ripristinare in territorio straniero, limite di guarigione in battaglia aumentato del 100% e più reintegro. Daz darà esperienza al personaggio, gli attacchi causano suscettibile al fuoco e permette attacchi a base di fuoco. Sono molto folcloristici, on point, tutti e 4. Mi piace tantissimo questo cambiamento alla devozione. Va detto che anche gli edifici, da quello che ho letto nelle patch, esatto, eccoli qua, ci sono nuovi edifici che riguardano il sostegno, che andremo a vedere fra poco, e la devozione. Sono divisi fra quello che riguarda la corte e quello che riguarda il culto dell'ortodossia, quindi dovremo poter scegliere anche qui. Io direi di mettere subito la stalla e il tribunale, così, per andare sul sicuro, a Kislev. Ok. Cos'altro possiamo vedere? Beh, niente, se non la nuova meccanica di fazione. Non lasciatevi intimidire, è abbastanza semplice da leggere. Ogni 100 punti guadagnati con il sostegno, i sostenitori vi ricordate come era prima,
andranno a darci un beneficio. I benefici potranno essere spesi in questa tabella. Vedete, 2 sono per la corte, 2 sono per la grande ortodossia e ci sono più ministeri di utilizzo, ok? Della guerra, l'organizzazione della gerarchia, dominazione, suppongo, costi di costruzione, rapporti diplomatici, mantenimento, molto bene. Non vedo dei timer, quindi credo che una volta attivati saranno sempre così, applicati a tutta la fazione. Senza senso, ovviamente, mi sembra una cosa fortissima. Poi bisogna vedere ogni singolo beneficio cosa poi ci dà di bonus, giusto? Ogni insediamento posseduto fornisce più 1 alle entrate e più 5 alla crescita per tutti gli insediamenti adiacenti. Questo sembra carino, anche se più 1 alle entrate cosa significa? Boh, magari bisogna vedere se questo numero cambia, se è scritto male, se è tradotto male. Però tipo gli edifici di risorse non hanno costi di costruzione sempre, questo mi sembra esageratamente forte. Ci andiamo a decurtare delle spese generali in tutta la fazione. Ottimo così. Va bene, io direi di andare dritti in battaglia. E purtroppo va giocata. Bene, è andata. Non abbiamo praticamente perso nulla. Tra le varie opzioni post battaglia risulta anche sacrificare i prigionieri, che dà movement in campagna e devozione. Direi di fare così. Hanno risolto il fatto che Oscarson possa scappare se è sopravvissuto, quindi alla fine l'esercito è stato distrutto. Bene, benissimo. Tracciatrice e Vitevo. Questa si andrà a fare così. Prese delle pacche, va benissimo, anche se non è andata come si sperava. Oh, ci sono le versioni piccoline anche per gli insediamenti minori di questi edifici, e io direi di prendere del sostegno all'ortodossia. Ci può stare. Ok, cosa facciamo? Disciplina o presenza? Presenza per ora. E in realtà con la devozione, scusate, mi ero scordato, c'è anche l'arruolamento solerte, si chiama. È praticamente l'arruolamento istantaneo, che però non è ancora disponibile. Funziona come per i guerrieri del caos, i demoni, come Nargol per dire, e i vampiri. Non avremo bisogno di aspettare per avere determinate unità subito. Direi, come fatto anche nel precedente gameplay, di reclutare un Drusina qui che mi va a reclutare dei cossari con arco. Decreto disponibile a Kislev, direi devozione. Direi anche di togliere momentaneamente gli introiti da entrambe le province. Diplomazia on the fly. Adesso potremo confederare senza problemi anche Constantin, perché non c'è più la dinamica, la diatriba per il potere e i sostenitori di prima, anche se comunque non ci piacciono e non ci piacciamo. Hanno cambiato purtroppo, mi sa, non c'è più la Zakharova, c'è tale Eugene Zakharova, sarà il fratello, Rip Elena Zakharova, che era la comandante della forza drusina qui. Era una lord interessante da avere, l'hanno voluta cambiare. Non è un grande problema, però ecco, è un peccato, perché adesso magari dovremmo aspettare per avere un lord strega. Benissimo, direi che altro da fare non c'è, o forse posso provare con l'impero, scusate, mi stavo perdendo un pochino. Patto di non aggressione ci dai 100, no.
Nienteli, vogliamo essere amici. Con Reichland abbiamo già un accordo. Direi che va bene così. Va bene così. Non ci serve un eroe strega al momento. Primo turno, spero abbastanza veloce. Questa campagna vuole essere una miniserie survival, avete visto la difficoltà e le crisi. Voglio vedere quanto Kislev può resistere con tutti questi cambiamenti e questi buff. Spero che il formato vi possa interessare. Fatemelo sapere nei commenti, ovviamente. Che sta succedendo? Perché il nostro amico qui si è presentato? Non è un grosso problema. Andiamo a vedere. Sostegno all'ortodossia più 3 o disciplina. Direi che ci piace il giudice. Il boiardo. Lui scappa, giustamente. Direi di fare così. No, va giocata. Drużyna, advancing! Choke on ice! Greatest of witches! Bring them down! March with pride! Taking point! Comrades of the fair! Drużyna! Purtroppo in questa battaglia i troll hanno macellato un'unità di cossari corazzati. Purtroppo, che ci può fare? I troll fanno le finte ritirate, me li sono persi quei 10 secondi 10 e hanno fatto una carica sul fianco e mi hanno macellato un'unità che purtroppo ci ha salutati. E va bene, e va bene. Direi di sacrificare i prigionieri e tornare indietro per reclutare un'unità. Anche se in realtà non posso perché lo sta già facendo il Gigino Spartak Filipov. Va bene. Ma dovrebbe essere più facile adesso prendere Yakova. Direi di sì. E posso reclutare degli ogre, cosa che farò assolutamente perché, come sappiamo, c'è sempre il rischio che questi ogre, prossimo turno, ci facciano ciao ciao con la manina. Perché Azag non è proprio dell'idea di lasciare viva questa tribù di ogre. L'enclave Drusina ci saluta. Direi che facendo così perfetto. Gli diamo attacchi magici a questi ogre. Addirittura io farei così. Recluterei un'altra unità di guerrieri. Così, perfetto. Riattiviamo le tasse perché ci serviranno i soldini. Siamo di nuovo in positivo di 1000. Andiamo a vedere se qualcuno... Assolutamente nessuno. Forse i maestri dell'innovazione per 300... Va bene, dai. Va bene, Malakai, va bene, Malakai. È una cifra accettabile. Le condizioni di vittoria di Kislev sono sempre le stesse? Sì.
Vediamo che succede a Forte Jakova. Se fanno una sortita oppure si lasciano tenere sotto scacco. Perfetto. Defender of Kislev. Diamo le unità all'esercito della zarina. Perfettamente. Thanks. Vittoria pirrica, perdiamo un bel po' di roba. Direi di continuare l'assedio. Non abbiamo una grande urgenza al momento da nessuna parte e ci stiamo avvicinando al sostegno piano piano, molto piano, per avere il primo beneficio. Oh, la Chiesa e lo Stato, Corte di Ghiaccio e Grande Ortodossia hanno punti di forza diversi ma ugualmente cruciali affinché il Kislev prevalga sulle minacce che incombono. Tuttavia, mentre coltivi il loro sostegno, non dimenticare che non c'è stabilità senza equilibrio. Presto dovrai tenere un discorso pubblico e potrebbe essere l'occasione per dichiarare a chi sei leale oppure no. Svelare le tue carte potrebbe rivelarsi vantaggioso, ma potrebbe anche essere il primo passo verso la frammentazione di questa terra contesa tra due anime. Allora, possiamo propendere per 10 turni per la Corte di Ghiaccio, aumentando di +2 il sostegno e riducendo il costo d'addestramento della Corte di Ghiaccio, e benefici +2 istantaneamente, oppure preponderare verso l'ortodossia, che mi sembra forse ne abbiamo più bisogno, per 10 turni, oppure la via diplomatica, prendere un beneficio per entrambi ma non il build up nel tempo. Io direi di propendere per l'ortodossia. Abbiamo 2 benefici dell'ortodossia da spendere e vediamo un pochino. Beh, allora, il grado di reclutamento +5 per tutti i cossari è carino. Fronte interno nel proprio territorio, attacco e difesa aumentati è carino. Gerarchia permette attacchi suscettibili al fuoco, base di fuoco per i patriarchi. Non siamo una fazione al momento con tanti eroi e lord patriarchi. Poi lord, solo Constantin. Primo a combattere, abilità dare l'esempio per i lord Boris Ursus, boiardi, atamani e drusina. Vi parlerò degli atamani quando mi si sbloccherà l'atamano. Hanno cambiato questo lord provinciale. Dominazione, spirito di comunità, meno 25% costi di costruzione per le infrastrutture, meno 1 al tempo di costruzione, oppure gli edifici di risorse non hanno costi di costruzione. Ereditare, integra 10% di movimento durante la campagna dopo aver vinto una battaglia, 100% esperienza in più contro il caos. Marcia infinita, tutti gli eserciti, 10% in più di movimento. Salmi da battaglia potenziati, venerazione. Ok, è una bella gara. Allora, bisogna capire un attimo contro chi bisognerà combattere. Suppongo contro i topastri anche a sto giro. Cioè, gli scaven di trot vanno sempre eliminati in fretta. Quindi, boh, in realtà penso che Marcia Infinita sia la scelta migliore. Anche se in questo momento, in questo turno specifico, non ci dà benefit, va bene lo stesso. Il movimento in più in mappa è fondamentale, soprattutto a leggendario, soprattutto quando la CPU bara appena possibile ad ogni occasione pur di metterti in difficoltà. Quindi va bene, ce lo facciamo andare bene così. Vorrei concludere l'episodio una volta unificata tutta la provincia. Quindi il mio obiettivo al momento, nel primo di questa miniserie, è mostrare proprio l'inizio e correre a questo inizio in tempi brevi. Risoluzione automatica, abbiamo preso un sacco di botte, va bene lo stesso. Occupiamo, distruggiamo il reclutamento a Forte Jakova. Abbiamo un beneficio della Corte di Ghiaccio, non abbiamo però nulla di attivabile. Questo è l'effetto dell'evento che continua a dirci che stiamo prendendo punti con l'ortodossia. Champion of Kislev. Ok, io direi di fare che il nostro amico Novgodazev se ne torna a Kislev. Spartak lo teniamo, mettiamo qua. Sì.
Mistress of ice. Recluterei a questo punto 1 e 1. Toglierei i soldini riscossi in questa provincia al momento e passerei il turno. La presa di Igerov dovrebbe essere abbastanza semplice, così che si possa concludere l'episodio. Non credo di doverla giocare, vediamo cosa ci dà l'automatica. Tanto avremo un po' di respiro nei turni prima di affrontare di nuovo un nemico, a meno che Azag o Draicha non decidano di pugnalarci alle spalle, perché l'IA si sente in difficoltà. Ok, la conservazione a freddo l'abbiamo fatta. La prossima è sempre ricognizione della terra dei troll, capacità di movimento, ma dobbiamo passare da setacciare l'oblast. Ci dà probabilità post battaglia più 10% di rubare un oggetto e il 10% in più di introiti post battaglia. Perfetto, direi di mettere la cava di ferro, mandare al livello successivo l'insediamento principale della provincia. My decision. Move. I command it. Lui è sopravvissuto di nuovo qua. Seeking power. Leader of Kislev's warriors. Vediamo. Sì, assolutamente degli arcieri. E degli arcieri. Ok, passiamo di nuovo il turno. Volevo chiudere la provincia per ottenere l'atamano e parlare un pochino anche dell'atamano. In the names of Ursun. Ci darebbe dei soldi. Potremmo accettare i soldi e poi dichiarargli guerra, ma finirebbe poi con il danneggiarci nei confronti di tutti i vicini. Meglio evitare. Non è una campagna total war, guerra contro tutti. Letteralmente si possono fare sfide del genere. Ho paura che non funzioni. Lui ha reclutato la qualsiasi. Mistress of ice. Unleashed. Vittoria pirrica. Perdiamo veramente tanta roba. Però lui ha veramente tanti guerrieri, predoni. Purtroppo hanno rabbia. Io quasi quasi o lo tengo sotto assedio. Evviva! Che bello aspettare, vero? Commander of the soldiery. Ci arrivo in marcia. Double pace. Follow me to glory. Mi piacerebbe arrivarci in marcia, ma forse con queste due unità. Rosena ready. Vittoria pirrica, vediamo se cambia qualcosa. Non cambia assolutamente nulla, quindi lo teniamo sotto scacco e portiamo Kislev al prossimo livello. Certainly. Perfetto. Guardian of the land. Let us advance. Unleashed. Vittoria pirrica sempre come prima, non cambia assolutamente nulla. Che dire. Va bene. Passiamo un altro turno. Alla fine saranno comunque 10 turni. È incredibile, vero? Victory by Blade and Frost. Tieni 50 sostenitori prima dell'ortodossia, ma no, non hanno aggiornato le missioni. No. Creative Assembly, perché fai questo? E quindi questa missione come si fa? Non si fa. Questa missione rimane buggata per sempre. L'accumulo sostegno la devono cambiare, la devono mettere qui. E non prima di, ma in generale devono darci semplicemente un target, tipo non lo so, 100 e 100. Male, male, male. Male, male, male. Li teniamo. Ci vorrà allora un 11° turno. Oh, Santa Polenta. 3 weeks later.
Perdiamo un'unità di ogri, direi che va alla grandissima. Now and forever. Perfetto. It is mine by right. Perfettissimo. Igerov, facciamo esplodere l'edificio. Abbiamo l'atamano da schierare. Prima però, attenzione, attenzione. Il nostro Spartak lo disbandiamo. Allora, lui, prima di farlo, lui è un giudice, più 3 per turno. Vediamo se effettivamente tratti del personaggio, se lo disbando, funziona lo stesso. L'importante è che sia reclutato, quindi funziona come per tutti i personaggi di tutte le fazioni. Fintanto che non è morto, ma è presente nella pool di reclutamento ed è già stato reclutato, quindi è solo parcheggiato, come potete vedere funziona. Quindi conviene magari, mi viene da pensare, reclutarli giusto per avere l'introito passivo. Of the motherland. Come, we march. Ok. Cosa posso costruire? Vorrei costruire un'infrastruttura a Kislev. Gildo dei custodi del Grascia. Lei è nata per comandare. Mi fa molto piacere. Scusate, mi ero scordato di dirlo. Hanno reworkato anche gli alberi dei Lord leggendari. Infatti qua cambiano tantissime cose. Per la zarina, barriere di permafrost, ritorsione danni corpo a corpo, carino. Questo è il buff alle ancelle guardie dei ghiacci. Capacità di movimento, velocità e viaggiatore, molto carino. Regina Khan, fedeltà ottenuta per le alleanze con Kislev, +1 livello alla disparità di sostegno massimo accettata dalla corte di ghiaccio prima che vengano applicate penalità. Giusto. Ci dovrebbe essere anche fra le due, bisogna bilanciarle, no? Qua si vedono gli effetti attivi perché c'è un livello di sopportazione, diciamo. Se si propende troppo per uno o per l'altro, ci possono essere anche dei malus all'interno della gestione della politica di Kislev, quindi bisogna effettivamente mantenere entrambi soddisfatti. Questo è abbastanza importante. Anche se vorrei capire, questi malus citati, no? Non vengono scritti? No, vengono solo citati. Probabilmente saranno dei malus al sostegno generato. Mi viene da pensare. Passando agli atamani, finalmente. Allora, devozione e corruzione o introiti. Ci piace Sergei? Ci piace Sergei. Abbiamo reclutato il nostro atamano, che però ci mette un turno ad arrivare. Non è ancora qui. Bene, bene. None shall question me. E la signorina mi va in disciplina di ferro. Abbiamo un punto anche per lui. Presenza ispiratrice. Perché poi recluteremo dal prossimo turno. Decreto più devozione. Ok. E arriviamo alla spiegazione dell'atamano. E concludendo così l'episodio di oggi con questa spiegazione. Adesso gli atamani, oltre ad avere più o meno un modello unico, avranno anche delle abilità speciali. Come possiamo vedere, hanno a scelta fra sostegno all'ortodossia e sostegno alla corte, con vari bonus anche alla battaglia, principalmente alla battaglia. Si potranno scegliere anche 3 bonus fra questo, che dice che tutte le penalità da clima sono annullate, molto forte. Se magari volessimo andare a colonizzare aree rosse, questo è fantastico. Custode permette agli insediamenti di lanciare una sortita con la guarnigione con portata più 300.
questa cosa riguarda questa nuova meccanica di Kislev, cioè gli Atamani con la guarnigione dove sono schierati possono attaccare chiunque all'interno di quest'area rosa. È un cambiamento epocale e che segna anche un tentativo, credo, da parte della Creative Assembly di impostare una meccanica nuova, cioè le guarnigioni non proprio semoventi, ma che agiscono all'interno della regione in cui sono schierate. In generale, questo cambiamento a Kislev, assieme a tanti altri, secondo me è veramente aria fresca per il gioco. Non è incredibile rivoluzionario, ma è qualcosa che di sicuro non mi aspettavo sarebbe arrivato in questa esatta forma, e sono contento, devo ammettere, della loro scelta di gestione di questa meccanica della corte e ortodossia. Io direi, come primo episodio introduttivo alla nuova campagna nel Kislev, tiranno matto out, perché questo è quanto. Alla prossima.